Ciao a tutti e bentornati in questo canale. Con il video di oggi voglio mostrarvi una ottima configurazione del sistema in grado di offrire buone prestazioni in gaming senza eccedere troppo con tensioni e temperature. La CPU che sto utilizzando da qualche tempo è Intel 13700K che presenta 8 P-Cores e 8 I-Cores in grado di operare in Turbo Boost 2.0 a 5300 MHz. La scheda madre è una ROG Maximus Z790 Apex Anchor che si colloca ai vertici delle schede madri per Enthusiast. Con la configurazione che sto per mostrarvi vi aiuto a scoprire nel dettaglio i parametri chiave per un buon overclock senza stressare troppo il sistema con tensioni e frequenze che, al netto della sola apparenza statistica, finiscono solo per far lavorare la CPU vicina a TG Max, la massima temperatura di esercizio del processore. Al riguardo voglio portare all'evidenza che il processore ridurrà la frequenza operativa alla temperatura massima consentita con un importante calo delle prestazioni globali. Ma ora entriamo nel BIOS e vediamo i vari settaggi. Ecco, siamo nel BIOS di ROG Maximus Apex Anchor. Dopo esserci assicurati di aver premuto il Clear CMOS button, iniziamo insieme con la nostra configurazione del sistema. Su AI Overclock Tuner impostiamo il profilo XMP1, che carica il profilo di default per quanto riguarda i memory timings TCL, TRCT, TRP e TRAS. Base Clock Frequency lo lasciamo su 100 MHz, poi se il sistema non dovesse essere stabile al termine del settaggio dei parametri che vi mostrerò in seguito, useremo il correttivo di aumentare o diminuire leggermente lo stesso. Su Asus Multicore Enhancement impostiamo Enable Remove All Limits al fine di beneficiare della tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 e Intel Turbo Boost Max 3.0. Sul DRAM Frequency impostiamo 7600 MHz. Allora, sull'opzione Performance Core Ratio impostiamo l'opzione By Core Usage e quando sono attivi i primi 4 core impostiamo il rapporto a 56 x. Quando sono attivi il quinto e il sesto core 55 x. Quando sono attivi tutti i core impostiamo 54 x. Su Specific Core Performance impostiamo Performance Core 0 su 55 al fine di prevenire che il primo core del nostro processore possa raggiungere i 56 x. Infatti da vari test che sono stati eseguiti anche su internet da altri recensori è risultato che il primo core del processore 13700K è il più debole. Tutti i restanti core li impostiamo a 56 x. Quindi usciamo. Su Efficient Core Ratio impostiamo l'opzione Single Cores e All Core Ratio Limit a 44 x. Su AVX Related Controls impostiamo
l'opzione AVX2 Ratio Offset to per Core Ratio Limit sul User Specify e AVX2 Ratio Offset lo impostiamo su 2. In questo modo, quando vengono eseguite le operazioni più pesanti AVX2 da parte del processore, viene effettuato un downbin di 2 per. Se stiamo operando a 56 per, il processore si porterà a 54. DRAM Timing Controllers, poiché abbiamo elevato la frequenza a 3800 MHz per un totale quindi di 7600 megatransfer al secondo, impostiamo TCL su 36, TRCD su 46, TRP su 46 e TRAS su 108. Poi ulteriori settaggi per affinare queste impostazioni possono essere fatti in seguito, tuttavia questi sono dei timings molto stabili. Su DigiPlus VRM impostiamo CPU Load Line Calibration su Level 6. Su Internal CPU Power Management disabilitiamo Regulate Frequency by Above Threshold, che è una opzione che viene abilitata quando viene usato AI Overclock. E su AI e C Load Line impostiamo il valore di 0.01 milliohms. In questo modo possiamo dire alla CPU di adattare la sua gestione della tensione all'impedenza elettrica della scheda madre. Impostando il valore più basso sulla linea di carico, diciamo al processore di non deviare dalla curva tensione-frequenza programmata, che ci accingiamo a modificare. Per il momento sul Thermal Velocity Boost utilizziamo solo l'opzione Thermal Velocity Voltage Optimization e lo disabilitiamo, in quanto non vogliamo che ci siano delle sovratensioni sulla curva tensione-frequenza che stiamo impostando. Ecco, su VF Point Offset facciamo i nostri regolamenti di undervolt sulla curva tensione-frequenza e impostiamo il segno meno su Offset Mode 8 con un valore negativo di 25 mV, di 0,25 mV. Allo stesso modo su VF Point 9 e 10 impostiamo un valore negativo di 0.065 mV. VF Point 11 lo lasciamo in automatico perché in questo tipico overclock che sto utilizzando utilizziamo il Global Core SVD Voltage sull'opzione Adaptive Mode e impostiamo un Additional Turbo Mode CPU Core Voltage pari a 1.40 e 500. In questo modo riesco a raggiungere una richiesta SVID pari a 1.439 volt che equivale alla tensione richiesta dal mio processore per poter lavorare a 56 per, a 5600 MHz. Tutto il resto lo lasciamo in automatico, tranne DRAM VDD Voltage dove dobbiamo aver cura di impostare 1.4 volt e DRAM VDDQ Voltage dove imposteremo allo stesso modo 1.4 volt.
Con il video di oggi è tutto ragazzi e per la gioia dei miei figli abbiamo testato Minecraft con BSL Shaders 1.20.4. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, considerate di iscrivervi al canale e se avete dubbi o richieste sui parametri del BIOS che vi interessano lasciate un commento sotto. Non dimenticate di testare a fondo il sistema con la suite che mette a disposizione Benchmade e con OSCT attraverso run da almeno un'ora. Nel ringraziarvi tutti vi saluto al prossimo video.